Ciao ragazzi, qui è Icy Axi, benvenuti nel 12° episodio della carriera nella modalità My Team di F1 Manager 2024, alla guida della Lamborghini. Siamo nel quartier generale dopo la gara di Styria, in Austria. Tra 4 giorni ci aspetta un nuovo weekend di corse sul circuito di Silverstone, ma prima dobbiamo occuparci di un paio di cose. Sistemiamo velocemente l'addestramento dei meccanici e, come sempre, impostiamo un giorno di riposo dopo ogni weekend di gara, così da migliorare le loro performance senza aumentare troppo la probabilità d'errore. Un paio di giorni dopo veniamo informati che il progetto del nuovo sottoscocca è stato ultimato. Possiamo finalmente metterlo in produzione per averlo a disposizione il prima possibile. Non c'è più tempo da perdere però. Dopo aver installato le nuove sospensioni anche sulla vettura di Berman, è arrivato il momento di descrivervi il tracciato. Silverstone è un circuito lungo quasi 6 km con 18 curve, noto per il suo mix di settori veloci e tecnici che mettono alla prova sia le vetture che i piloti. Per essere competitiva su questo tracciato, un'auto di Formula 1 deve possedere un carico aerodinamico elevato, essenziale per mantenere velocità e stabilità nelle rapide sequenze di curve. La potenza del motore è fondamentale nei rettilini e nei tratti veloci, mentre una buona stabilità nei cambi di direzione consente di affrontare sezioni tecniche come Magos e Beckett con il giusto bilanciamento. Il clima britannico, spesso imprevedibile con pioggia e vento, aggiunge un ulteriore livello di complessità, rendendo strategie e abilità del pilota determinanti. E infatti, per questo weekend di gara è prevista pioggia di domenica, il che renderà il tutto ancora più imprevedibile. Passiamo ora agli obiettivi dei piloti. Per Antonio rimane il solito obiettivo di difficoltà media, mentre per Berman voglio aumentare la difficoltà, portandola a livello medio anche per lui, visto che ora ha a disposizione condizioni pari a quelle del compagno, almeno per quanto riguarda la macchina. Benvenuti nel Tempio dei Motori Britannico, siamo a Silverstone! Siamo sul leggendario circuito di Silverstone che ospitò il primissimo Gran Premio del campionato di Formula 1 nel 1950. In questo tempio ogni filo d'erba respira alta velocità. Il pubblico è già in fermento in vista della gara. Che il weekend abbia inizio! Le 3 sessioni di prove libere si sono concluse. Abbiamo lavorato in maniera impeccabile con entrambi i piloti, che ora conoscono il tracciato e i componenti, e soprattutto hanno piena fiducia nell'assetto proposto. Questo ci permetterà di partire con una fiducia elevata fin dalla prima sessione di qualifiche, che si svolgerà domani pomeriggio. Per noi, tra pochi secondi. Il nostro weekend prosegue con le qualifiche, con i piloti pronti a contendersi la pole. Siamo in pista con Berman durante il Q1, al nostro secondo ed ultimo tentativo della sessione. Al momento siamo a 4 decimi dal tempo dell'ultimo dei qualificati, che, tra parentesi, è anche il nostro primo pilota, Giovinazzi. Berman segna il miglior settore personale nel primo settore, migliorandosi così come anche Giovinazzi, che fa un decimo meglio del compagno. Nel secondo settore però i ruoli si invertono, stavolta è Berman a fare un decimo meglio, mettendosi a livello del compagno a parità di tempo. La vera differenza però l'ha fatta il terzo settore per tutto il weekend. Berman chiude il giro e riesce a qualificarsi al momento, ma il tempo non è perfetto e probabilmente non basterà, mentre Giovinazzi, in 13ª posizione, sembra più al sicuro. Purtroppo, il buon giro di Berman non è stato sufficiente, viene eliminato e domani partirà in 19ª posizione. Ora tocca a Giovinazzi in Q2. Con un primo tentativo su gomme usate, Antonio si piazza al 12° posto in griglia, lasciandoci una grande opportunità per il secondo giro.
Tuttavia, in piena curva nel primo settore troviamo una Visa Cash Up in traiettoria che ci ostacola e ci fa perdere un'eternità. È incredibile come ogni volta qualcuno finisca in mezzo al circuito proprio mentre stiamo tentando il giro veloce. Giovinazzi, con un solo tempo valido e per di più su gomme usate, viene eliminato, ma mantiene un'onesta 14ª posizione. Alla fine del Q3 la pole position viene conquistata da Max Verstappen davanti alle due Ferrari. Il compagno di squadra dell'olandese invece chiude quarto, ma con penalità, esattamente come Tsunoda. Questo significa che, nella gara di domani, Giovinazzi partirà 12º. I piloti sono pronti per i 52 giri di Silverstone. L'attesa è ormai alle stelle. Silverstone è un circuito ricco di storia per il mondo della Formula 1. Dalla prima gara in assoluto vinta da Giuseppe Farina nel 1950 fino alle prodezze di Lewis Hamilton nel 2008, sotto una pioggia battente. Silverstone è un circuito storico estremamente complesso che chiede molto alle vetture. La deportanza sarà l'asso nella manica delle squadre che vogliono puntare alla vittoria. La gara si preannuncia per lo più bagnata, solo la parte finale, anzi l'ultimissima parte, verrà corsa su gomme slick e il tempismo per montare le rosse sarà cruciale, considerando che quasi tutti saranno costretti a una sosta extra per montare gomme intermedie nuove. La strategia dei nostri piloti sarà simile, con l'unica differenza nel giro di rientro anticipato per Berman, che ha una gestione degli pneumatici meno efficiente rispetto al compagno. Bene, manca pochissimo al semaforo verde, per quella che si prospetta una sfida molto serrata. Per quanto riguarda Lando Norris, oggi vedremo cosa sa fare con la sua monoposto. Con un quarto posto sulla griglia di partenza, mi aspetto che provi a piazzarsi tra i primi 3. L'attesa è tantissima e i piloti sono pronti. Questo è il Gran Premio di Gran Bretagna. Si spengono le luci e via, partiti! Grandissimo scatto di Giovinazzi, che in curva 1 riesce a prendere l'interno di Hülkenberg, portandosi così in 11ª posizione. D'accordo, diamo un'occhiata. Nei cambi di direzione successivi però perde la posizione, ma al primo tentativo utile si sposta dalla scia e la recupera. Davvero una partenza da leone per il nostro pilota. E porta a casa il sorpasso. E anche Berman, subito dopo, riesce a sopravvansare un avversario nella stessa curva, un pilota alpine che deve arrendersi al giovane inglese. Davanti continua la battaglia tra Hülkenberg e Giovinazzi. Il pilota Haas prende la scia e restituisce il sorpasso con una manovra molto simile a quella subita il giro precedente. Antonio, poi, perde anche la posizione contro Bottas, bravissimo a farsi spazio proprio dove sembrava impossibile sorpassare. Poco più indietro, Ocon si risveglia e con una staccata profonda strappa alla 19ª posizione a Berman, apparso poco combattivo. Awesome. E qualche metro dopo ci prova anche Sargent, ma fortunatamente sbaglia e finisce in testa coda, senza toccare la nostra vettura. Tuttavia, la sensazione è che siamo proprio fermi. E questa sensazione purtroppo si conferma, non abbiamo passo. Fatichiamo persino il rettilineo, nonostante il DRS sia disattivato. Guardate come Tsunoda ci supera agevolmente, come se avesse il DRS attivo. Let's go! Qui eravamo alla curva 15. Poco dopo, anche Perez passa su Giovinazzi, ma è comprensibile, la sua Red Bull è di tutt'altro livello. Ed è in 14ª posizione. Ovviamente, quando le cose vanno male, possono solo peggiorare. Berman ci informa di essere stato coinvolto in un incidente e da replay notiamo Joe che sbaglia completamente l'ingresso in curva, finendo addosso al nostro pilota a velocità sostenuta. Le auto erano troppo vicine. Oh, e qui per le auto è già impossibile evitarsi. Dovrà darsi una svegliata dopo l'accaduto. Ne usciamo con danni al telaio, alettone posteriore e sospensioni. Devo quindi valutare se continuare oppure ritirare l'auto. È così che è andata. In ingresso alla Cups. Ma mentre stavo decidendo, Alonso ne approfitta e sorpassa Antonio, relegandolo in 17ª posizione. E manovra magistrale da parte di Alonso.
Alla fine ho deciso di ritirare Berman, siamo danneggiati e senza passo, non avrebbe senso proseguire. Anche Giovinazzi è in difficoltà, Gasly lo supera senza che Antonio possa minimamente difendersi. La macchina è pesante, sembra piantata a terra e fa persino fatica a curvare. È in 16ª posizione. Davanti, Stroll commette un errore e finisce in testa coda, ma fortunatamente per lui non perde posizioni. Magnussen invece ha problemi a box, resta fermo a lungo per colpa della posteriore sinistra che non vuole uscire. Un piccolo vantaggio per noi, visto che era molto vicino a Giovinazzi. Decidiamo di approfittarne per effettuare il pit stop giusto il giro successivo. La sosta è quasi perfetta, 2,6 secondi e nessun errore, anche se ormai non fa molta differenza. Poco dopo, Perez rovina una rimonta spettacolare con un testacota. Ma per noi non c'è pace. Anche Giovinazzi è coinvolto in un incidente. Sargent, dopo averci provato con Berman, stavolta riesce a rovinare la nostra gara, curvando dentro Antonio e danneggiando la nostra vettura. Ancora una volta penalizzati da errori altrui. Dopo una sosta per sostituire l'alettone, ripartiamo solo per l'onore di concludere la gara almeno con un'auto. Successivamente ci fermiamo di nuovo al 40° giro per montare gomme rosse. Siamo stati i primi a farlo, con un tempismo perfetto, ma probabilmente inutile. Infatti guadagniamo solo una posizione su Magnussen, mentre gli altri sono tutti troppo lontani per poter sperare di attaccarli. E finisce qui, vince Sainz! Alla fine Carlos Sainz vince in volata su Verstappen, che chiude secondo con soli 2 decimi di distacco. Come potete sentire, anche la folla è letteralmente in delirio. Sono tutti in piedi. Noi chiudiamo mestamente in 19ª posizione, un risultato utile solo per gli obiettivi degli sponsor e nulla più. Vi lascio i commenti post gara e ci vediamo dopo. È il momento di Carlos Sainz che va ad aggiungere un altro podio al suo palmarès. È la sua seconda vittoria stagionale. Oggi ha dimostrato tutto il suo talento in pista. Nonostante le tradizioni, dubito che il terzetto sul podio festeggerà con una tazza di tè questa notte. Il circo della Formula 1 avrà altri programmi. E qui a Silverstone si spengono le luci su questo weekend. La prossima tappa porta in scena un circuito estenuante. La Formula 1 torna all'Hungaroring per il Gran Premio di Ungheria. Con Sainz vincitore e Verstappen secondo davanti a Norris si conclude questa gara. In top 10 troviamo anche Perez che recupera 7 posizioni, ma ancora meglio fa Tsunoda che porta a casa punti con la vista che ha, guadagnando ben 6 posizioni rispetto alla partenza. Noi, invece, perdiamo 7 posizioni con Giovinazzi, mentre Berman non arriva nemmeno al traguardo. Più che una gara, possiamo definirla una vera e propria tragedia. Nella classifica piloti Verstappen guadagna punti sul secondo, che ora è Norris, dopo aver scavalcato Perez. Tra i costruttori, Ferrari sale al secondo posto a pari merito con McLaren, grazie ai piazzamenti odierni. Recupera inoltre anche 14 punti su Red Bull, che però resta saldamente al comando. Secondo me l'obiettivo medio porta sfortuna a Berman, ogni volta che lo imposto succede qualcosa che gli impedisce di raggiungerlo. Stavolta è andata persino peggio del solito. Ma almeno c'è una buona notizia, il progetto dell'alettone anteriore è stato completato. Spero di riuscire a portare 2 pezzi nuovi per il prossimo Gran Premio. Dando un'occhiata alle mail troviamo una proposta di voto per un cambio regolamentare. Si vorrebbe ridurre il limite di motori utilizzabili a solo 3 per contenere i costi delle scuderie più piccole, come la nostra per esempio. Tuttavia non voglio rischiare di ritrovarmi con motori usurati e penalità a pioggia, quindi voterò contro. Per consolarci e cercare di trovare il passo gara utilizziamo le ore del nuovo periodo ATR per sviluppare un progetto sulle sospensioni. Dopo aver lavorato sugli slider otteniamo un design che migliora sensibilmente la velocità massima, uno dei nostri punti deboli, e risparmio degli pneumatici. Abbiamo ancora un buon budget, quindi scegliamo un approccio affrettato anche in questo caso. Con le ultime ore rimanenti impostiamo un progetto di ricerca sul telaio che sarà soggetto a modifiche tecniche minime nella prossima stagione. È un progetto equilibrato che non si concentra su un aspetto specifico ma mira a migliorare tutto. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate like ed iscrivetevi al canale per tanti nuovi contenuti, noi ci vediamo in Ungheria.